Cari amici e cari amiche di YouTube, ben trovati in questo nuovo video. Io innanzitutto vorrei ringraziare a tutti coloro che si sono iscritti al canale e lo supportano anche con i loro like e i loro commenti. Vi ringrazio di cuore, e per chi ancora non si fosse iscritto, ovviamente iscrivetevi, perché così non vi perdete tutti i video che usciranno. In questa puntata vogliamo parlare e approfondire una tematica importante che riguarda il nostro territorio, ovvero il consorzio calzaturiero Fermano Maceratese. Questa volta, rispetto a altre volte, ho fatto un'eccezione, quindi mi sono scritto un po' di robe per non perdere il filo del discorso e per non filosofeggiare troppo, ma andare dritti sul punto ed esporre quanto abbiamo scritto. Innanzitutto partiamo col dire che cos'è il consorzio calzaturiero Fermano Maceratese, e poi andremo a vedere quando nasce, dove nasce e come si sviluppa, qual è lo statuto, eccetera eccetera. Il consorzio calzaturiero Fermano Maceratese, FMC, rappresenta artigiani, imprese e comuni del distretto calzaturiero tra Fermo e Macerata. Quindi provincia di Fermo e provincia di Macerata, che sono due province della regione Marche, la parte, diciamo, centrale, centro-sud della regione Marche. La sua missione qual è? È tutelare e promuovere l'eccellenza delle tradizioni calzaturiere locali, valorizzandole a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. Quindi un nobile obiettivo, anche perché il nostro territorio è fortemente focalizzato sulla calzatura, che rappresenta, prima ancora di più, rappresentava un traino dell'economia locale. L'abbreviazione in consorzio FMC deriva dall'unione delle due sigle, appunto, delle due province FM Fermo e MC Macerata, quindi dove la M si fonde ad unire anche il distretto calzaturiero, che nello statuto del consorzio è considerato quello facente parte del perimetro identificato dalle città di Fermo, Monteurano, Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio, Torre San Patrizio, Monte San Pietrangeli, Monte Granaro, Monte San Giusto, Morrovalle, Monte Cosaro, Corridonia e Civitanova Marche. Ok, quindi abbiamo definito che cos'è il consorzio, come si estende il suo perimetro, qual è la sua missione. Ora andiamo a leggere qualcosa di molto interessante che si addentra su quello che è lo statuto, la firma dello statuto, che è importante per capire poi come si struttura il consorzio. Quindi, leggendo lo statuto del consorzio calzaturiero Fermano Maceratese, scopriamo che è stato firmato l'11 novembre 2024 a Civitanova Marche, nello stabile in piazza 20 settembre, Palazzo Galleria, con il notaio ovviamente. E sono emersi elementi interessanti di discussione che qui abbiamo riportato. Innanzitutto riportiamo dati e fatti documentati che i giornalisti spesso non hanno voglia, non hanno tempo di leggere, oppure semplicemente non hanno questi documenti e quindi non fanno una rappresentazione informativa completa, che facciamo noi in questo video, ovviamente, perché non vogliamo sostituirci ai giornalisti, però siccome nessuno lo fa e qualcuno lo dovrà pur fare, e lo facciamo noi, ci prendiamo l'onere e l'onore di farlo. Andiamo a vedere quando è stata fatta poi la registrazione alla Camera di Commercio, che è stata fatta il 22 novembre 2024, quando appunto il consorzio viene registrato ufficialmente nella Camera di Commercio. Solo da questo momento appunto acquista una certa personalità, no? E può stipulare appunto i vari contratti, avere conti bancari o assumere obblighi e diritti, eccetera. Di che tipo di consorzio parliamo? È un consorzio, diciamo, che non è né privato né pubblico, è una cosa abbastanza mista, no? Perché? Perché partecipano tutte aziende, artigiani che sono comunque privati, però la vigilanza invece viene fatta in maniera pubblica.
quindi viene fatta dai vari comuni, no? Che poi sono quelli che collaborano per redigere quello che è il regolamento, no? La regolamentazione del marchio IGP.